Ecco, ricollegandomi proprio a quello che ha detto il presidente Nicolò Eusebi di Assoconsumatori, intanto mi presento, io sono Alberto Berti, direttore del progetto Anticrisi. È una struttura che è nata un anno fa e chissà perché già a oggi abbiamo 40.000 imprese, piccole anche, ma sono dell'idea che la piccola e media impresa è quella che realmente fa girare i soldi, come dice giustamente Nicolò, che lavora con noi. Lavora con noi come? Noi ci siamo sviluppati una struttura di consulenza e monitoraggio. Che vuol dire? Perché detto così può dire tutto ma non dire niente. Noi ogni giorno abbiamo già 50 persone, quindi già fate il rapporto, abbiamo 50 persone perché devono seguire 40.000 aziende, quindi stiamo anche cercando altre persone da poter reclutare perché siamo in sofferenza di personale, abbiamo troppo lavoro da gestire, già è un'anomalia questa nei tempi di oggi, che seguono le aziende, seguono i loro consumi, che non parliamo solo di energetico, parliamo di carburante, perché io qua sento dei progetti bellissimi, banche, campi agricoltura, fotovoltaico, i LED giustamente, ma se insieme non riusciamo ad abbattere quelli che sono i costi fissi di un'impresa, che sono i dipendenti, energetico non parlo di lampadine, parlo anche di gas metano che nessuno sfrutta in Italia, noi abbiamo una risorsa che il gas metano nessuno la sfrutta. Grazie ai nostri studi abbiamo scoperto che c'è una tassa di 17 centesimi a metro cubo che tutte le imprese stanno pagando, solo le grosse sanno che possono fare un'esenzione con semplice fax. Sapete quanto vale questo per un piccolo ristorante di 30 coperti? 6.000 euro all'anno. 6.000 euro all'anno vuol dire che ti sei pagato 5 mesi di indipendente. Allora perché licenziare il cameriere e dare dei soldi a delle strutture che sappiamo essere altamente politicizzate? Però è questo un punto. Tutti parlano del carburante che è aumentato di 6 centesimi. Qualcuno si è reso conto che la bolletta è raddoppiata negli ultimi 3 anni? Qualcuno se ne è accorto? Utilizziamo più energia e gas o utilizziamo più carburante? Il processo produttivo si basa sulla luce che devi avere in un ufficio oppure sul carburante del camion che va avanti e indietro? Su entrambi, ma nessuno si è reso conto che ci stanno portando l'attenzione su degli obiettivi che sono marginali. Allora ecco che quando vi rendete conto che il mercato dell'energia e gas è ridotto del 30% negli ultimi 3 anni, vi chiedete ma allora perché le bollette aumentano? Perché c'è un sistema che è studiato per fare in modo di ritoccare le cosiddette accise ogni qualvolta che il mercato crolla. Ecco che noi come progetto Anticrisi, cerco di chiudere anche perché il tempo è breve ma avremo modo sicuramente di poter approfondire più tardi. Noi abbiamo attivato delle convenzioni che permettono all'azienda, piccola, media, grande, ebbene sì, ci sono dei cartelli anche sulle gare private che fanno sulle grandissime aziende, io ho clienti però censuro i nomi per ovvi motivi, che consumano decine e decine e decine di gigawatt, che stavano sotto di 20-30 euro megawatt, vuol dire un ammanco di centinaia di migliaia di euro ogni anno. Dicono, caspita, ma pagavamo così tanto, ma abbiamo fatto la gara. Sì, ma la gara non è una garanzia se non inviti tutti quanti, ma soprattutto se inviti quelli che sono dei cartelli che ci tengono perché devono finanziare altre cose. Questo è uno dei punti fondamentali. Ultima cosa, abbiamo speso, lo dico perché diventa difficile poi investire in questi momenti, abbiamo investito in dei software che possono permettere a qualunque tipo di azienda di vedere quali sono i loro consumi e di conseguenza anche le famiglie, per poter vedere quanto si risparmia e certificare questi risparmi. Non solo importante il risparmio, ma anche evitare l'esposizione economica, perché qui è facile dire abbiamo un progetto, ok, i soldi dove stanno? Abbiamo dei sistemi a seconda del settore e in ultimo collaboriamo anche con l'AILED, che è un altro partner di Reimpresa, per poter finanziare l'impresa, ottimizzare i sistemi senza che l'imprenditore cacci fuori un solo euro. E non è un progetto, noi l'abbiamo già fatto, lo stiamo facendo ogni giorno. Grazie, finito. Grazie.